A me la zucca non mi piace, né bollita, né al vapore, né fritta, né al forno. È troppo dolce. Però avevo una zucca, non mi chiedete da dove veniva, e ci ho fatto questo. Guardate che meraviglia! È un pane alla zucca e rosmarino. Andiamo a vedere subito come si fa. Tagliamo a cubetti medio-piccoli 500 g di zucca. Prendiamo 2 rametti di rosmarino, io li ho presi dalla mia pianta, e li sminuzziamo piccoli piccoli piccoli. In una pentola bella capiente cuociamo al vapore la zucca per circa 20 minuti. I pezzettini di zucca devono letteralmente sfaldarsi sotto il coltello, deve essere morbidissima. Lasciamo sgocciolare perfettamente per circa 15 minuti. Adesso frulliamo con un mini primer, con il bimby, con qualunque cosa voi abbiate, tutta la zucca fino a farla diventare una vellutata. Deve essere veramente liscia liscia liscia, in questo modo. Adesso mettiamo nella planetaria o nell'impastatrice, o se volete impastare anche a mano è la stessa cosa, il mix di farine, che sarebbero 550 g di farina Manitoba e 150 g di farina di semola rimacinata e 2,5 g di lievito secco o 5 g di lievito fresco. Aggiungiamo quindi tutta la zucca precedentemente frullata e iniziamo ad impastare, aggiungendo l'acqua, anche poco alla volta, ma se volete potete aggiungerla anche tutta in una volta. L'acqua dovrà essere circa 200-220 grammi. Questo dipende solo ed esclusivamente dalla qualità delle farine che state usando e anche dalla quantità d'acqua che la zucca ha assorbito. Dopo circa 5 minuti di impasto aggiungo il sale e il rosmarino sminuzzato e continuo a impastare per altri 5 minuti. Quando l'impasto è bello sodo dentro la planetaria, lo metto sul piano di lavoro spolverizzato con pochissima farina e formo una palla che copro con una ciotola per circa 20 minuti. Dopodiché, con l'aiuto di un tarocco, così si stacca meglio dal tavolo, capovolgo l'impasto, lo appiattisco un poco e lo piego in questo modo. Praticamente lo avvolgo su se stesso. Lo sigillo e lo riavvolgo su se stesso nella direzione opposta. Quindi lo metto in un contenitore di plastica preoleato, lo lascio per circa 1-2 ore, dipende dalla temperatura della vostra cucina. Dobbiamo soltanto aspettare che l'impasto cominci a lievitare per 1-2 mm rispetto al segnetto che abbiamo posto e poi lo mettiamo in frigorifero per 16 ore. Siamo all'indomani mattina e l'impasto è più che raddoppiato, bello gonfio. Adesso lasciamolo scivolare sul piano di lavoro e decidiamo cosa fare nel caso in cui abbiate dei canestri per pane grandi, potete utilizzarne uno solo. Io invece lo dividerò in due perché ho dei canestri più piccolini. Appiattisco quindi l'impasto o degasso, come si dice in gergo, dopodiché porto tutti i lembi al centro, in questo modo, semplicissimo. Capovolgo, pirlo un po', cioè trascino l'impasto così che la superficie superiore diventi tesa e metto entrambe le pallotte dentro i rispettivi canestri leggermente spolverizzati di farina.
mi raccomando con la chiusura verso l'alto. Li copro e attendo circa il raddoppio. Nel mio caso ci sono volute 2 ore e mezza con 22 gradi di temperatura interna. Trascorso quindi il tempo necessario, ho capovolto ogni singolo canestro sopra un foglio di carta forno, delicatamente. Ho effettuato dei tagli a spicchio, non so quanti sono, 6, 8, dipende dalla grandezza del pane, ma mi raccomando, la lama non deve essere inserita all'interno dell'impasto per non più di mezzo centimetro al massimo, cioè veramente poco. Dobbiamo creare una sorta di zucca. Con l'aiuto di uno spruzzino nebulizziamo per circa 5-6 volte la superficie della pagnotta, dopodiché possiamo mettere a nostro piacimento dei semi. Io ho utilizzato appunto i semi di zucca, ma voi potete utilizzare qualunque cosa oppure lasciarlo esattamente così com'è. Per la cottura io ho utilizzato una Dutch oven o pentola olandese, è una pentola in ghisa appositamente fatta per il pane che io trovo insostituibile quando faccio il pane. Senza di questa non ottengo i risultati che invece ottengo con questa. Il pane esplode e si cuoce senza bisogno di spruzzare il forno con vapore, mettere, non lo so, dei vassoietti, la pietra lavica, gli asciugamani, niente. Basta semplicemente questa pentola. Vi lascio il link ad una Dutch oven in descrizione sotto al video. Ho cotto 20 minuti coperta così com'è a 230 gradi e poi altri 15-20 minuti, dipende dalla dimensione del vostro pane, scoperta, cioè dovete togliere la parte superiore della Dutch oven se la state usando, oppure il vapore se state usando il vapore. Ed ecco qua il nostro pane cotto. A me sembra spettacolare, non vi dico poi l'odore meraviglioso, bello croccante fuori. Facciamo la prova del busso, perfetto, ben cotto. Provatelo, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, come al solito, condividete questi video con i vostri amici perché questo chiaramente sosterrebbe gratuitamente il canale e ci vediamo alla prossima.